Ciao, salve a tutti! Come fare pentire un narcisista e riaverlo in ginocchio da te? Perché il narcisista dovrebbe innanzitutto tornare da te e in ginocchio persino? Beh, se è così che deve essere, poniamoci a questo punto dalla sua ottica. Cosa può spingere a tornare da una ex un narcisista? Naturalmente è sempre il caso di fare i conti con questo tuo desiderio, perché è un desiderio che sicuramente parte da una ferita, dal dolore di una perdita, e chiunque in amore prova dolore per la perdita di una persona che ama. Se però oltre a questo devi lottare con un'ossessione, a quel punto devi avere presente che prima o poi dovrai prendere in mano la questione, dovrai prima o poi fare i conti appunto con i tuoi vuoti affettivi profondi, magari anche le tue ferite psicologiche e la necessità di dipendere da qualcuno e di farne il perno della tua esistenza. Almeno quando c'è di mezzo una dipendenza affettiva, e cerca in questo anche di essere onesta con te stessa, con te stesso, quando pensi che vuoi ritornare con un narcisista solo per rivalerti con lui. Parliamo di un narcisista, ma si può trattare di un manipolatore affettivo di diversa natura, ma che comunque poi in definitiva magari non ti ha fatto star bene, non ti ha reso felice. Per quale motivo quindi rivuoi il narcisista e magari persino ai tuoi piedi? Per la tipica ragione di vendicarti, ad esempio, nel lasciarlo poi tu dopo averlo riconquistato o dopo che ti sei lasciata riconquistare da lui o ripescare da lui. E questa è proprio la tipica ragione, motivo che si adduce quando si rivuole un narcisista e una partner si lascia riconquistare e ripescare dal narcisista, con la speranza naturalmente che torni cambiato da te. Ma poi saresti veramente capace di lasciarlo? Di chiudere con lui? Stando all'ottica del narcisista, il suo ritorno è mosso da una mera esigenza di rifornimento emotivo. Questo sempre e in ogni caso. Il narcisista può tornare per sopperire a un vuoto di solitudine, perché la relazione per lui in corso non è più di stimolo per lui, oppure può tornare per curiosità. Anche per questo un narcisista può tornare o pensare di rifarsi vivo con una ex. La curiosità di sapere se c'è qualcosa di diverso in te o nella tua vita, dei cambiamenti. E non ultimo anche per avere la conferma che una ex c'è ancora, che tu ci sei ancora, che tu possa essere ancora disponibile per lui. E qual è tra questi motivi quello che può farlo ritornare da te persino in ginocchio? Beh, sicuramente la curiosità e l'esigenza di riavere il possesso su di te. Questo sarà più facile che avvenga se tu lo hai preceduto nello scarto, te ne sei andata tu in pratica per prima e lo hai preceduto in maniera significativa, cioè prima che il narcisista fosse veramente al colmo di un senso di pesantezza della relazione, di nausea, perché di questo si tratta per un narcisista prima che lui si decida di scartarti o di farsi scartare da te. La curiosità può sicuramente essere stimolata se non c'è, tenendo presente che se è la nausea e il senso di pesantezza per la relazione che ha portato allo scarto il narcisista, è su queste cose che devi concentrarti. A volte c'è chi mi dice: ho detto cosa penso il mio ex o la mia ex perché ha fatto così o cos'ha. Più che comprensibile che si cerchi di far ragionare, per così dire, un ex che magari è arrivato a chiudere una relazione senza dei motivi tali da giustificare la chiusura stessa del rapporto. Ma se l'ex è un ex perché se n'è andato, e se n'è andato proprio perché non c'erano più ragionamenti che potessero tenere. E anche e soprattutto perché sono state le emozioni a svanire, e soprattutto se abbiamo a che fare con un narcisista sono state certamente le emozioni a venire meno e la loro assenza che lo hanno spinto ad andarsene e ad andare in altre direzioni. E tanto più magari se avrai calcato sulle questioni del perché e del per come, devi ripartire da zero con il narcisista e sicuramente dopo un reset. Certamente la prima cosa da fare con un ex, soprattutto se si tratta di un narcisista, è mettere da parte il tuo orgoglio.
Finché metti in primo piano il tuo orgoglio, non vai e non andrai da nessuna parte in amore, soprattutto se si tratta di voler riprovare con un ex e ricostruire un rapporto, e specie ancora se hai a che fare con un narcisista. Quindi accantona l'orgoglio e con esso tutti i ragionamenti che vorresti fare con l'ex. Deve capire, deve comprendere che ha sbagliato e così via. Ma devi farlo soprattutto dentro di te, perché altrimenti non si tratta di reset e non ci sarà nessun reset. Anche se lui ritornerà, ti ritroverai a rivivere le stesse situazioni, perché tu comunque le hai dentro di te ancora. Le hai ancora dentro di te. La seconda cosa importante è che l'emozione è il canale prioritario su cui devi basare una relazione, soprattutto con un narcisista. Ma in fondo ogni comunicazione incisiva non può fare a meno dell'emozione, della suggestione. Se vuoi comunicare con un ex, soprattutto e in particolare appunto con un narcisista, devi usare le suggestioni e le metafore. E poi il dubbio su ciò che ora tu veramente vuoi in rapporto a lui e soprattutto sei. Quindi modalità comunicativa ambigua. E perché tutto questo avvenga devi cambiare modalità comunicativa e per fare questo devi riassettare tutto il tuo paradigma relazionale, del modo in cui ti rapporti in amore riguardo ad esempio alle tue aspettative e ai tuoi meccanismi di difesa, alle tue paure, ai tuoi blocchi e così via. E devi assolutamente accantonare la tentazione di sentirti ferita e di aspettarti di essere ferita, perché è facile che questo accadrà se così ti sentirai. Si tratta di quella che il sociologo Merton chiamò la profezia che si autoavvera. Se ti aspetti certi atteggiamenti da qualcuno, ti predisponi comportamentalmente, senza renderti conto, a stimolare nell'altro quegli stessi atteggiamenti che non vorresti vedere in quella persona. Anche perché non c'è solo la comunicazione verbale, ma c'è anche quella dei nostri gesti, dell'espressione del nostro volto, ed è la comunicazione che poi alla fine comunica di più. Questo anche in base a molti studi di comunicazione verbale e paraverbale. Quindi modifica il tuo modo di porti, ma anche di pensare e di percepirti. Altrimenti, se quello che vuoi consegnare a qualcuno di te e a chi di te ne aveva abbastanza a ragione o a torto, e mettiamo pure che nel caso di una relazione con un narcisista sia a torto, o che comunque la bilancia penda di più da una certa parte, se poi abbiamo a che fare con un ex partner narcisista, da te non si aspetta di ritrovare la stessa donna di cui ne aveva piene le scatole se vorrà ritornare da te o anche accogliere certi tuoi segnali. Certo, parliamo di un narcisista ed è decisamente dalla parte sua che di solito pende appunto la bilancia in difetto, ma se vuoi riaccendere la curiosità e ripartire da zero con un narcisista, devi offrire quantomeno il lato, diciamo, vergine di te, quello che magari lui ancora non ha conosciuto, quindi non necessariamente si tratta di doverti trasformare, ma perlomeno di portare a galla le parti più solide di te e magari anche quelle rimaste inedite, perché a volte anche con un ex rimangono in ombra zone di noi che non emergono nella relazione, specie se una relazione è stata contrastata o non è stata in grado di sciogliere alcuni nodi. Può trattarsi di una relazione sentimentale, ma a volte anche di un'amicizia. Per fare emergere la parte migliore e più solida di te e anche per dare qualche segnale all'ex o a una ex, puoi avere dalla tua parte per esempio i social, puoi utilizzare i canali rimasti aperti, non subito dopo la rottura, però mi raccomando, non lasciarti prendere da quei tipici post di citazioni strappalacrime o acrimoniose, peggio ancora in questo caso, e dense di sottintesi. Lascia perdere i sottintesi, per carità. Eventualmente approfondiamo insieme la situazione in altra sede. Intanto ti saluto, sempre felice di averti tra noi, di sapere innanzitutto come stai, di come la pensi, di rispondere alle tue domande. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto, molto presto. Ciao, ciao, ciao.